Ciao golosi cronici, oggi non cuciniamo, oggi prepariamo una leggenda. Vi porto nel paradiso dei sapori con una ricetta che è il pilastro della cucina italiana, famosa in tutto il mondo, ma preparata con il tocco magico di Masha, il ragù di carne alla bolognese. Ecco i guerrieri del sapore che combatteranno per voi per creare questa delizia. 3 scalogni, 4 carote medie, 4 spicchi d'aglio medi, i custodi del profumo, un rametto di rosmarino, il tocco di bosco incantato, mezzo dado vegetale, 500 g di macinato di manzo magro, 500 g di tastassal o salsiccia, un buon olio d'oliva, 500 ml di passata di datterino, il sole di Sicilia, circa 100 ml di vino rosso buono. E, last but not least, l'ingrediente segreto che non vedete, ma che sentirà il vostro palato, l'amore. Un altro segreto di Masha per un ragù da capogiro è la quantità esagerata di soffritto. Fatene una dose da cavallo, doppia. Tritiamo finemente scalogni, carote e aglio. E il rosmarino? Lo pieghiamo e lo leghiamo, come un piccolo bouquet che profumerà la nostra pozione. Per le carote, dopo averle pelate, uso la mandolina. Altrimenti passeremmo la giornata in cucina a tritare carote. Facciamo scaldare una dose molto abbondante di buon olio d'oliva in una pentola. Iniziamo dallo scalogno. Potete usare la cipolla, ma io amo lo scalogno, è più raffinato. Rosolate a fuoco medio-basso, mescolando sempre, per non bruciarlo. Dopo circa 2 minuti, o comunque quando sentite un buon profumo, buttate l'aglio. Mescoliamo per almeno altri 30 secondi, poi aggiungiamo anche le carote. Sulle carote, la giusta dose di sale. Se vi accorgete che l'olio non è sufficiente per tutta questa verdura tritata, aggiungetene altro. Le carote devono appassire per circa 4 minuti, fino a diventare morbide. Ora, la carne, il macinato di manzo, sale, pepe e fate rosolare bene, sgranandolo. Quando sia scottato bene, arriva il tastassal, o la salsiccia senza pelle, sgranata. Attenzione, qui non aggiungete sale. Il tastassal è già sapido di suo. Mescolate e fate scottare tutta la carne. Quando la carne è rosolata bene da tutte le parti, arriva un po' di vino rosso, quello buono, e poi la passata di datterino. Dopo il datterino, altro sale, mezzo dado, senza glutammato e infine il bouquet di rosmarino. Deve cuocere almeno 3 ore coperto, a fuoco lento. E qui inizia la parte più difficile, l'agonia, aspettare. Copriamo la pentola, abbassiamo il fuoco e, nel frattempo, potrai imparare una nuova lingua, scrivere un romanzo o convincere Milos a lavare i piatti. Mescolate, controllate e aggiungete acqua se si asciuga troppo. Assaggiate e aggiustate di sale, se serve. A fine cottura togliete il rosmarino e fate asciugare al punto giusto. Deve essere denso, avvolgente, quasi vellutato. Io e Zoe Zenzero stasera lo mangeremo con la pasta. Tra un attimo potrete ammirare il capolavoro. Ecco, guardate che meraviglia! Un piatto talmente profumato che hanno bussato i vicini per chiedere di assaggiarlo. Potete usarlo per lasagne, risotti o mangiarne anche solo un cucchiaio, di nascosto, in piena notte. Quello che non mangiate subito, potete congelarlo in piccole porzioni. Così avrete un pezzo di paradiso sempre a portata di mano. Vi è piaciuta questa ricetta della tradizione rivisitata con amore? Se la risposta è sì, fatemelo sapere con un like o un commento. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ogni settimana una nuova leggenda culinaria vi aspetta. Ciao golosi, a presto, baci da Masha! Era veramente squisito. Mi chiedo se la caccia ai topi ha ancora un senso.